Salve amici e ben ritrovati sul canale di Margi. Oggi vi proponiamo un impasto per la pizza leggermente diverso da quello a cui siamo abituati a preparare. Le variazioni riguarderanno sia gli ingredienti che il procedimento e con questo impasto prepareremo una gustosa pizza vegetariana. Gli ingredienti che andiamo ad utilizzare sono 300 g di farina Manitoba, 200 g di farina 00, 7 g di lievito di birra fresco, 15 ml di olio extravergine di oliva, 10 g di sale fino e 350 ml di acqua tiepida. Inizio sciogliendo il lievito di birra con un po' di acqua presa dal totale. Come potrete facilmente confrontare, in questa ricetta utilizzo meno lievito di birra. Questa minor quantità è compensata con l'utilizzo della farina Manitoba che ha più forza. Trasferisco le due farine in una ciotola capiente. Le mescolo un po' tra loro e aggiungo gli ingredienti liquidi, quindi il lievito di birra ormai sciolto, l'olio e un po' alla volta l'acqua. Anche sulla quantità di acqua c'è una leggera variazione rispetto alla classica ricetta che seguo, questo è dovuto all'utilizzo della farina Manitoba. Aggiungo il sale e concludo la lavorazione. Dopo aver lavorato accuratamente l'impasto, e sottolineo che l'impasto risulterà molto idratato, quindi molto elastico e appiccicoso, copro la ciotola con della pellicola trasparente e metto in frigorifero a lievitare per 12 ore. Trascorse le 12 ore notturne, riprendo il contenitore dal frigorifero e lo lascio lievitare a temperatura ambiente per 2 ore. Dopo 2 ore di lievitazione scopro la ciotola e divido l'impasto in 2 o 3 parti, a seconda delle nostre esigenze, quindi se vogliamo realizzare 3 pizze piccole o eventualmente una grande e una media. Trasferisco quindi ogni parte in un'ulteriore ciotola, copro con pellicola trasparente e lascio lievitare ancora per 3 ore. Trascorso questo ulteriore tempo di riposo, l'impasto per la pizza a lunga lievitazione è pronta per essere stesa e per essere condita come più ci piace. Abbiamo pubblicato la ricetta dell'impasto per la pizza a lunga lievitazione ed oggi vi mostriamo come l'abbiamo condita. Impasto che potrete sostituire con quello che richiede meno tempo per la lievitazione. Per condire utilizzerò 300 g di funghi champignon tagliati a striscioline sottili, 100 g di mozzarella fresca, una melanzana di medie dimensioni, del formaggio grattugiato, 300 g di pomodorini freschi, li potete sostituire anche con una passata di pomodoro, sale fino e mi servirà ancora dell'olio extravergine di oliva e uno spicchio d'aglio. Lavo i funghi e li salto in padella con un filo d'olio e uno spicchio d'aglio. Li cuocerò per circa 10 minuti e prima di spegnere aggiusterò di sale. Intanto proseguo riscaldando la piastra su cui cucinerò le melanzane. Lavo e ricavo le fettine. Piastro entrambi i lati per qualche minuto e poi le condisco con olio e sale.
Preparato il condimento, distribuisco i pomodorini lavati e tagliati. Aggiusto di sale, un po' di formaggio grattugiato ed inforno in forno caldo. Per le impostazioni del forno io utilizzo la funzione pizza alla massima temperatura. Faccio cuocere le pizze per circa 20 minuti. 2 o 3 minuti prima di spegnere riprendo le pizze ormai cotte, distribuisco i funghi e la mozzarella. Rimetto in forno per pochi minuti, il tempo necessario che la mozzarella si sciolga, e a cottura ultimata posiziono le melanzane grigliate. Oggi vi mostriamo come preparare l'impasto per la pizza fatta in casa. Utilizzeremo 500 g di farina 00, 10 g di lievito di birra, 300 ml di acqua, un cucchiaio di olio extravergine di oliva e 2 cucchiaini di sale fino. Iniziamo facendo sciogliere il lievito di birra in un po' di acqua presa dal totale. Quando il lievito è sciolto lo aggiungiamo alla farina insieme agli altri ingredienti liquidi, quindi olio e la restante acqua. Da ultimo aggiungo il sale. Concludo la lavorazione dell'impasto sul piano da lavoro e mi aiuterò con un po' di farina. Dopo aver lavorato accuratamente il composto, lo trasferisco nuovamente nella ciotola, lo copro con della pellicola trasparente e faccio lievitare per almeno 3 ore. Dopo 3 ore di lievitazione riprendiamo l'impasto ben lievitato, lo trasferiamo sul piano da lavoro leggermente infarinato e lo dividiamo in 2 parti. Ungiamo 2 teglie con dell'olio extravergine di oliva, stendiamo l'impasto e lasciamo riposare ancora per 30 minuti.
Trascorso questo ulteriore tempo di riposo possiamo condire e cuocere la nostra pizza. Io distribuirò un po' di passata di pomodoro ed infornerò in forno caldo a 220 gradi per 20 minuti, poi concluderò con un po' di mozzarella e prosciutto cotto. Ebbene amici, se questa ricetta vi è piaciuta vi invitiamo a lasciare un like, un commento e ad iscrivervi al nostro canale. Inizio la mia ricetta sciogliendo in 70 ml di acqua tiepida 5 g di lievito di birra fresco e un cucchiaino di miele. Quando il lievito è ormai sciolto, preparo l'impasto. Trasferisco in una ciotola capiente 250 g di farina 00. Unisco gli ingredienti liquidi, quindi il lievito sciolto in acqua, (80 ml di latte precedentemente riscaldato), (40 ml di olio di semi di girasole). Concludo la preparazione dell'impasto aggiungendo un cucchiaino di sale fino. Ottenuto un composto particolarmente elastico, copro con pellicola trasparente il coperchio e lascio lievitare fino al raddoppio. Dopo 2 ore di lievitazione riprendo l'impasto e lo stendo sul piano da lavoro infarinato.
Con un coppa pasta del diametro di 10 cm ricavo i cerchi. Copro con pellicola trasparente e lascio lievitare ancora un'ora. Dopo questa ulteriore lievitazione, spennello la superficie con un po' di olio extravergine di oliva ed inforno in forno caldo a 180 gradi per circa 25-30 minuti.